piccola auto molto spesso non vuol dire poca sostanza, anzi. Va detto ovviamente che nel caso della Škoda Kamiq non stiamo parlando proprio di una city car, ma è chiaro che nel panorama dei crossover urbani sembra quasi avere il miglior rapporto dimensioni-praticità. Nello specifico in questo test drive proveremo insieme tutte le caratteristiche alla guida della Škoda Kamiq GTEC, quindi a metano. Il look della Kamiq le dona una personalità allo stesso tempo accattivante e familiare. Anteriormente i fari full LED sono sdoppiati, con i 4 elementi crystal diurni e gli indicatori dinamici sopra e gli abbaglianti e ranabbaglianti in basso. La calandra a listelli verticali neri è incorniciata nel cromato, mentre la parte bassa del paraurti sfoggia un satinato grigio a contrasto con la vernice nero tulipano, optional da €660. Il cofano presenta una nervatura centrale molto pronunciata, mentre dalla fanaleria parte una modanatura laterale che raggiunge la vista posteriore. Qui il tetto appare leggermente spiovente, terminando con uno sbalzo e incontrando il triplo finestrino all'altezza del montante C. Anche i fari posteriori, LED con firma luminosa della rovesciata, presentano gli indicatori dinamici, mentre in basso si incontra il paraurti bicolore nero e grigio. I cerchi a 5 razze doppie con design Braga sono gommati 205/55, un buon compromesso tra la giusta estetica ed il comfort di marcia. Infine le dimensioni, tipiche da crossover compatto, 4,24 m di lunghezza, 1,79 di larghezza ed 1,53 di altezza, con un baule regolare ma dal volume di carico inferiore rispetto alla media, data la presenza delle bombole di metano. 278 litri che crescono fino a 1273, abbattendo il divanetto posteriore in configurazione 40-60. L'abitacolo della nuova Kamiq presenta una bella varietà di materiali scelti, come ad esempio le plastiche morbide molto piacevoli al tatto, nella parte alta della plancia o ancora la superficie in beige satinato che incontra nella parte centrale un bel inserto cromato. Anche i rivestimenti dei sedili sono piuttosto ricercati con tessuto dal bel effetto felpato per la parte dei fianchetti che tra l'altro permettono di stare seduti e ben contenuti anche nelle curve più sostenute, anche alle persone più corpulente. La posizione di guida regolabile manualmente su più livelli, esattamente come il volante, è alta e permette di avere tutto sotto controllo. In più ho una leva che mi fa regolare sempre manualmente il supporto lombare. Se vogliamo trovare un unico difetto a questa posizione all'interno dell'abitacolo della Kamiq, forse è la posizione un po' bassa, per cui bisogna un po' giocherellare con le varie leve del sedile, del poggiabraccio sul pannello porta. In generale lo spazio all'interno della Kamiq è veramente tanto. Ho piacevolmente notato come una persona alta come me, più o meno 1,85 m, riesca a trovare facilmente la sua dimensione in questa vettura, perché solitamente urto con il ginocchio alla parete del tunnel centrale, mentre nella Kamiq sto molto ma molto largo. La visibilità in marcia è davvero eccellente, grazie ai montanti strettissimi e anche alle dimensioni compatte della Kamiq, a cui ci si abitua davvero nei primissimi 10 minuti alla guida. Purtroppo non posso dire la stessa cosa, come per ogni SUV del mercato, di quella posteriore dove il lunotto è quasi inesistente e lo specchietto retrovisore interno è molto ma molto stretto, quindi bisognerà fare largo utilizzo, molto più di quanto vorremmo, di retrocamera e sensori di parcheggio. A proposito di dietro, come stai seduto lì? Beh Carlo, devo dire che Škoda ha fatto veramente un bel lavoro di razionalizzazione dell'abitacolo, perché ci tiene a chi siede qui dietro con tanta comodità, lo spazio è infinito. Chiaramente bisogna un po' pregiudicare la capacità del vano bagagli, che è leggermente minore rispetto alle concorrenti, però lo spazio per chi siede qui dietro è infinito. L'ingresso facilissimo, spazio per le gambe immenso, i piedi non riesco a capire quale sia il limite per posizionarli, e anche per le ginocchia, beh, lo vedete da soli, non è male. Forse l'unica pecca è il fatto che il tunnel centrale è un po' troppo alto. Abbiamo a disposizione 2 bocchette del clima e optional Škoda offre anche 2 prese USB-C per gli smartphone. Tendenzialmente 2 persone qui dietro viaggiano a 5 stelle a livello di comodità. I materiali richiamano un po' quelli nell'anteriore, anche se le plastiche sono un po' più rigide, ma il tessuto dei sedili morbido ci sta tutto. La seduta è leggermente più incavata nella parte posteriore della stessa, ma diciamo sto veramente tanto comodo. La tecnologia della Kamiq è sicuramente al passo coi tempi, con una ricca dotazione di comfort e sicurezza. Se il mercato infatti cerca di accontentare una clientela sempre più esigente, proprio su questo modello sembra essere stato raggiunto l'incontro tra comodità quotidiane e voglia di fuga. Il mondo dell'automobile ha rubato termini come Touareg e Sherpa, e proprio Kamiq vuol dire qualcosa che si adatti perfettamente ad ogni situazione,
come se l'auto fosse una seconda pelle, seguendo la definizione degli Inuit del circolo polare artico. Ma non è tutto. L'intrattenimento di bordo può essere scelto in configurazione bolero, come il compositore avendo solo la radio, o Amundsen, come l'esploratore, integrando anche il navigatore nello schermo da 9,2 pollici. L'infotainment stesso è molto fluido nell'utilizzo e si aggiorna over the air, ha una eSIM per rendere l'auto connessa e viene accompagnato da 2 prese USB-C in basso. Il clima è poco fisico, con molti controlli virtuali, peccato anche il volume dei media senza un rotore specifico al centro. Inoltre le superfici in nero lucido, esteticamente elegantissime, tendono ovviamente a sporcarsi subito, quindi munitevi di panno. La dotazione di sicurezza invece comprende sistemi già visti come l'hill-hold degli airbag laterali anteriori e a tendina, ma anche il mantenimento di corsia, il riconoscimento dei pedoni, la frenata d'emergenza, il rilevamento della stanchezza di chi guida, il cruise control adattivo e il monitoraggio di pressione pneumatici. La retrocamera dalla buona risoluzione è infine accompagnata dai sensori a 360 gradi. La gamma di Kamiq permette di scegliere tra propulsori benzina, diesel, ma anche il metano nel nostro test. I benzina sono 1000 3 cilindri da 95 o 115 cavalli oppure 1500 4 cilindri da 150 cavalli. Il gasolio monta invece un 1600 da 116 cavalli. Il benzina più piccolo, depotenziato a 90 cavalli, equipaggia la G-Tech a metano, guidabile anche da neopatentati con 160 Nm di coppia ed una velocità di punta di 180 km/h. Un capitolo fondamentale per le auto a metano è ovviamente quello dei consumi. La Kamiq è monovalente, con un piccolo serbatoio di benzina da 9 litri che consigliamo di tenere sempre pieno per le emergenze. La capacità delle bombole di metano è invece di 13,8 kg e abbiamo registrato dei consumi abbastanza parsimoniosi per un'autonomia piuttosto vicina al dichiarato di 400 km. In città, in quinta marcia a 50 km/h e 1500 giri, il dato è di 3,5 kg su 100 km. Che scendono a 3 kg andando a 90 km/h e a 2200 giri in sesta marcia e risalgono rispettivamente a 4 e 5 kg su 100 km in percorrenze di 110 e 130 km/h a 2800 e 3100 giri al minuto. Se dico 3 cilindri dico vibrazioni, ma anche no. Credetemi, questo propulsore 1000 turbo benzina è praticamente muto sia in fase di accensione che di spegnimento, ma anche e soprattutto con l'attivazione dello start and stop. Un motore chiaramente che trova la sua coppia intorno ai 1700-1800 giri, ma che se vogliamo fa bene il suo mestiere, siamo chiari e sinceri con noi stessi. Sarà una vita spesa quasi esclusivamente in città, se non negli spostamenti quotidiani in tangenziale, magari per raggiungere il proprio posto di lavoro. Un motore, come detto, silenziosissimo, anche e soprattutto al minimo, che però permette di compiere con la Kamiq a metano dei sorpassi sempre decisi e soprattutto sicuri. Il cambio manuale 6 marce l'abbiamo semplicemente adorato, innesti morbidi ma soprattutto vicinissimi. È stato un immenso piacere poterlo utilizzare su questa Kamiq, nonostante sapessimo della presenza per le altre motorizzazioni in gamma dell'ormai invincibile automatico DSG. Il volante è allo stesso tempo morbido ma comunque preciso e abbastanza diretto. Ci si fa manovra veramente in un fazzoletto di asfalto, pur sapendo però di avere una buona presa, sempre sicura anche negli spostamenti ad esempio in statale, grazie alle dimensioni generose del volante stesso. Ha sole 2 razze con gli inserti cromati per i rotori e il controllo di media e ADAS, una vera bellezza. Un volante tendenzialmente tarato per il comfort insieme anche all'assetto, perché abbiamo delle sospensioni che assorbono bene le asperità create dai pini baresi, le cui radici inevitabilmente dopo qualche anno iniziano a far capolino nell'asfalto delle nostre strade, però lo scotto da pagare per questo tipo di assetto molto confortevole è il fatto che, essendo un SUV molto rialzato da terra, nelle curve più sostenute si sente un po' di rollio. Una dinamica tutto sommato però giustificabile dal segmento che ricopre la Kamiq sul mercato. Abbiamo comunque notato una decisa tenuta di strada, credetemi, ci siamo davvero impegnati e sforzati per riuscire a registrare quel minimo di sottosterzo presente nella vettura. Infine la pedaliera con acceleratore, freno e frizione regala un buon feeling e presenta una bella regolarità di utilizzo a livello di posizionamento dei pedali e dimensioni. Come direbbero gli inglesi, la Skoda Kamiq dimostra di avere un grande value for money, perché già nell'allestimento style, quello intermedio che
sentiamo di consigliarvi vivamente. Presenta una bella configurazione ricca di equipaggiamenti standard, con giusto un paio di optional come ad esempio la colorazione nero tulipano, un nero metallizzato, un'auto capace di reggere molto bene il confronto e talvolta anche superarlo con le cugine europee dello stesso gruppo, con cui tra l'altro condivide la piattaforma MQB A0. Un'auto molto valida, vi consiglio di provarla e vi ringrazio per aver visto questo video, così come ringrazio gli amici di Amicar Skoda per averci concesso di provare questa vettura oggi per voi. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate della nuova Skoda Kamiq anche in variante a metano G-Tech. Lasciateci un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello per non perdervi tutti i nostri prossimi contenuti. Infine cercateci sul nostro sito internet e su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente digitando semplicemente wedrive.tv.